In questa lezione andrò a preparare dei cracker crudisti a base di semi utilizzando l'azione combinata di due macchinari della gamma Hotmix Pro. Utilizzerò il gastro, il mixer termico, per preparare la base di semi mixata. Andremo ad addizionare altri ingredienti a questa base che poi andremo ad essiccare utilizzando il dry. Per preparare i nostri cracker crudisti abbiamo bisogno di 100 g di semi di girasole, semi di zucca e semi di lino. I semi di lino li ho già messi precedentemente a bagno in acqua, 100 g di semi su 275 g d'acqua. Questo passaggio va fatto circa un paio d'ore in anticipo perché i semi di lino devono sviluppare una specie di gel che sarà il legante per il nostro cracker. Volendo si può fare anche con i semi di chia che ottengono lo stesso identico effetto. Poi abbiamo dello yogurt da unire al composto di semi di lino e delle spezie. Io ho scelto aglio in polvere e curry in polvere, potete spaziare con qualsiasi erba o spezia che vi piaccia e condiremo con un pizzico di sale. Vado innanzitutto a frullare le parti secche, quindi semi di girasole e semi di zucca all'interno del mixer per una manciata di secondi. È sufficiente inserire i semi nel mixer. Vado innanzitutto a impostare la velocità, che mettiamo a 4. In questo caso non imposto un tempo perché basteranno pochi secondi, posso fermarmi quando voglio. Quindi base di semi mixati pronta, anche qua scegliete la grana che vi piace, li lasciate abbastanza grossolani perché poi è piacevole masticarli. Qui abbiamo il nostro composto di semi di lino e acqua, 100 g di semi su 275 di acqua. Vado direttamente all'interno del boccale. Vedete che si è formato questo gel. Aggiungo lo yogurt che con le sue proteine comunque aiuta la funzione elegante e dà comunque un tocco di sapore. Adesso imposto la velocità a 9, abbiamo bisogno di un po' di potenza con le lame e posso tranquillamente mettermi un timer di 1 minuto. Questa è la consistenza, bella gelatinosa grazie alle azioni dei semi e grazie all'azione delle lame avete visto che in poco tempo abbiamo un composto veramente fino. Vado ad aggiungere le mie spezie, quindi aglio in polvere e curry. E vado a inglobare il resto dei semi, quelli tritati in precedenza. Questa è la base per i nostri cracker crudisti che ora farà il suo passaggio di disidratazione. Con dry adesso andremo a disidratare il nostro composto. Basta stenderlo su un foglio di carta forno, su un tappetino forato, su un tappetino in silicone. Potete anche adattarvi in base all'attrezzatura che avete a disposizione. Chiaramente lo spessore del cracker influenzerà anche il tempo di essiccazione. Ho steso il composto di semi sul tappetino forato e l'ho salato in superficie. Adesso è il momento di iniziare il processo di essiccazione. Ho preso una teglia già in dotazione con dry, vado a trasferire la base del cracker che adesso inizierà la disidratazione. Adesso andiamo ad impostare dry per l'essiccazione. In questo momento vedete che tutta la camera è coinvolta. Noi volendo potremmo scegliere di utilizzare solo la parte superiore o solo la parte inferiore. In questo caso vado a essiccare solamente il mio composto per i cracker. Imposto prima la temperatura a 42 gradi, sempre premendo il tasto Start Stop vado all'impostazione successiva, cioè il tempo, e in questo caso sono 24 ore. Imposto anche il flusso d'aria a 6 e la macchina parte.
Io ho già preparato un cracker per farvi vedere il risultato dopo le 24 ore. Come vedete io ho scelto di fare un foglio intero, ma nulla vi vieta di dare una preforma al cracker durante magari le prime 2 ore di essiccazione, quando il composto è ancora comunque morbido, e gli si può dare una preforma, per esempio con una bicicletta per pasta fresca, con un coppapasta, però in quel caso magari si fa un po' di scarto, comunque libero sfogo alla fantasia. Io in questo caso ho un foglio intero che andrò a spezzettare con le mani in maniera grossolana per servire un cestino di cracker da accompagnare al pane. Come vi dicevo anche prima, l'aspetto finale del cracker dipenderà anche da quello che ci mettete all'interno. Cambiate il seme di lino e mettete un seme di lino dorato, avrete un effetto appunto dorato. Mettete dei semi di sesamo nero, insomma l'aspetto e il sapore cambierà in funzione degli ingredienti. Potete spolverarlo con delle polveri, insomma c'è da divertirsi. Possiamo affiancare dell'hummus in cui intingere i nostri cracker e siamo pronti a degustare.